Sono Riccardo Bagaini, atleta della nazionale italiana paralimpica di atletica leggera, sono di Orta San Giulio, ho 20 anni e sono nato in Svizzera. Parto col dirvi perché sono nato in Svizzera. Un giorno un medico di Milano ha consigliato ai miei genitori di farmi nascere là, al Santa Lucia. Questo perché aveva capito che c'era qualcosa che non andava. E aveva proprio ragione, perché sono nato senza un braccio. Ma all'inizio questo fu un trauma per i miei genitori, perché si sentivano in colpa, non capivano perché proprio a loro dovesse capitare una cosa del genere e non capivano come mai, cosa avevano fatto di sbagliato. E invece purtroppo è la casualità. E allo stesso tempo dico per fortuna che sia capitato a me. Per fortuna perché ho degli amici, ho dei familiari che mi hanno saputo insegnare la normalità, ovvero di fare tutte le cose allo stesso modo. Infatti io fino a 6 anni non ho avuto nessun problema, non mi sono neanche reso conto di essere diverso. Questo perché quando un bambino nasce con i capelli biondi, lui è convinto che la normalità sia nascere biondo. Io sono nato senza un braccio, per me la normalità era essere senza un braccio, fare tutte le cose senza un braccio. E quindi questa motivazione che avevo, questa spinta in più che avevo, mi ha portato a ritenere anche giusto che io nascessi così. E sono anche contento che è capitato a me e che non è capitato a un'altra persona che magari poteva rimanerci più male e avere una vita più difficile di quella che sto vivendo io. Questo grazie allo sport. Lo sport per me è vita. Lo sport è quello che mi ha permesso di esprimermi per ciò che mi è stato tolto. E quello che mi ha l'atletica leggera, che l'ho iniziata tramite la scuola, perché giocavo a calcio, poi ho cambiato scuola alle medie e il professore di motorio mi ha detto Ricky, vieni qui, avvicinati un po', perché non proviamo ad andare a fare la corsa campestre? E così da lì ho iniziato il mio piccolo percorso, perché sono andato ai provinciali, regionali, nazionali e mi sono innamorato completamente di questo sport. E quindi ho detto andiamo, continuiamo, puntiamo sempre più in alto. E ora sono lì che mi gioco gli europei, che mi gioco la qualificazione per Tokyo e questo lo devo allo sport, perché lo sport è quello che ci rende tutti uguali, tutti allo stesso punto, tutti allo stesso modo. Lo sport non guarda in faccia a nessuno, la medaglia è lì e bisogna vincerla, che non hai un braccio, che non hai una gamba, la medaglia è sempre quella. E questa sensazione che mi ha dato lo sport fin dall'inizio mi è piaciuta e infatti mi sono innamorato. Quando parliamo di disabilità spesso tendiamo a denigrare una persona soltanto perché ha una mancanza, però più che una mancanza, secondo me, la vera disabilità viene creata spesso purtroppo dai genitori, perché quel senso di colpa che hanno rispetto ad esempio al figlio li porta a aiutarli fin troppo, nel senso che l'iperprotezione dei genitori nei riguardi dei figli spesso causa la vera disabilità. E quello secondo me è il problema più grande, perché il bambino non si abitua a fare tutte le cose come una persona normale, se così posso definirla, e lì ricade nella vera disabilità. E questo per me è un dispiacere, perché alla fine io le scarpe me le so allacciare, anche senza una mano. Quindi non penso che sia così tanto difficile fare tutte le altre abitudini quotidiane. Infatti, secondo me, la disabilità noi la perdiamo quando riusciamo a fare tutto. Perché se riesci a fare tutto, allora qual è il tuo impedimento? E quindi, secondo me, la vera disabilità sta proprio in quelle singole cose, in quelle piccole cose che fai fatica magari a farle, fai fatica a superarla, perché è vero, bisogna contare una cosa, che spesso quando succedono questi traumi hai il 50% di scelta, puoi decidere se accettarti e vivere così come sei, oppure morire un po' internamente, dire no, io non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio e vedere il buio, perché c'è anche questo da tener conto, che non è che è solo quello che noi abbiamo passato, sono tante situazioni, piccole situazioni che però sono molto difficili da superare. Quando io mi sono reso conto di essere così, ho avuto momenti bui, non lo nascondo, però è più bello parlare dei momenti felici
dei momenti che ho capito che da sfortuna e da una problematica è bello tirar fuori invece la bellezza di quello e sfruttarla. Quando andiamo al ristorante con i miei amici, io esco dal ristorante che tutti sanno che non ho un braccio, perché se c'è da tagliare la pizza faccio fatica e quindi devono capirlo tutti che io faccio fatica. E metterla sulla risata, secondo me sull'ironia, è la cosa migliore, perché se tu ci scherzi vuol dire che l'hai già accettata questa cosa e lì hai sorpassato questo problema che magari ti affligge da tanti anni, ma che poi alla fine devi vedere anche le cose belle, le cose buone. E secondo me questa è il vero segreto della disabilità, magari scherzarci un po' sopra e passare avanti, perché dopo che hai passato questo problema non hai paura di nient'altro, assolutamente di nient'altro, e scopri mondi nuovi, cose belle come lo sport, come l'atletica. Ecco, questo è un po' il riassunto della mia vita, perché in questi 20 anni ho avuto momenti bui, momenti tristi, ma allo stesso tempo tante gioie, e per questo io ringrazio i miei genitori, la mia famiglia e lo sport, perché lo sport ci rende liberi. Ecco, questo è il messaggio che volevo lasciarvi. Vi ringrazio e spero di avervi lasciato un piccolo messaggio nonostante i miei 20 anni di esperienza, che sono niente in confronto magari agli altri, però ci tenevo a dirvi questo.